Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Acquario, e le tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del primo semestre del 2026. Abbiamo la carta della temperanza, amici dell'Aquario. Potrebbe essere un periodo un po' lento, perché la temperanza parla di pazienza, però è anche una carta che parla di equilibrio, di guarigione, di un qualche cosa che ritorna ad una pace, ad una quiete. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo, compreso il numero di telefono, e poi ci sono i link per i 3 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. Vi ricordo anche che sono aperte le iscrizioni per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che si terrà a gennaio 2026, ma anche di quello c'è il video sotto in descrizione o mi potete scrivere un'email, io poi vi mando la lettera di presentazione. Bene, andiamo a vedere Acquario. Ok. Asso di denari, 6 di pentacoli, re di spade, 6 di coppe, carro, forza e 10 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta e capiamo con questa lettura qual è il movimento energetico più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere mese a mese, quindi andiamo a vedere quando succede che cosa, nella speranza di riuscire a dirvelo. E tenete presente che questa è una di 4 letture sul 2026, le trovate tutte nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. Quella generale è già uscita, ne usciranno poi altre 2, una sull'amore e le relazioni e l'altra sul lavoro e gli affetti, scusate, lavoro e economia. Allora, partiamo da questo asso di denari. Tutti i denari all'inizio. Dieci di coppe, cavaliere di coppe e 8 di pentacoli. La sensazione che ho è che dobbiate lavorare l'indipendenza, l'iniziativa, le vostre azioni, che potrebbero riguardare effettivamente il lavoro, cioè un po' come il non aspettate che qualcuno venga e vi faccia qualche proposta, perché non credo che sarà così nel 2026. Sarete più voi che avrete bisogno come di elaborare questa azione, questa iniziativa, questa voglia di fare, è un po' come se doveste crearvi un nuovo percorso lavorativo. Se non è il lavoro per voi, cercate comunque di adattare la lettura alla vostra realtà, potrebbe essere una nuova quotidianità, magari un nuovo modo di gestire il tempo piuttosto che le risorse. C'è comunque un nuovo cammino di cui si sta parlando, una nuova azione se vogliamo. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Dieci di spade che avete già qui, Di nuovo una carta di autonomia, di indipendenza. 10 di spade e 9 di pentacoli. Allora, il 6 di pentacoli innanzitutto è una carta di contratti, è una carta di nuovo di equilibrio, come ci parla qui la temperanza, ed è una carta che indica il dare il giusto. Tenete presente che fa anche riferimento a farsi pagare il giusto, cioè bisogna ricevere tanto quanto si dà.
o bisogna dare tanto quanto si riceve. Cioè in realtà è più una carta che vi dice siete già in una fase di abbondanza, però non date troppo, ecco. Ehm, a livello un po' più generale fa riferimento agli scambi commerciali e io qui ho la sensazione, siccome anche il 9 di Pentacoli è una carta di lavoratore autonomo, di qualcuno ehm, che ha la partita IVA, io sento che qualcuno potrebbe decidere finalmente di aprire la partita IVA e di chiudere con la sofferenza. 10 di spade è la chiusura con la sofferenza, con tutti i pensieri, con gli autoboicottaggi e la chiusura di un certo ciclo. C'è effettivamente la carta della guarigione come base, no? La temperanza parla di un qualche cosa che viene riequilibrato. E secondo me questo semestre sarà proprio focalizzato su quello, è come se iniziasse un nuovo percorso più in equilibrio. Però andiamo a vedere il re di spade. 6 di spade, infatti. Tanta mente. Qui devo dire, allora, innanzitutto la rappresentazione di questa carta è molto indicativa, fa vedere un re con la testa di una donna, che vabbè è un po' macabro, però comunque vi fa capire che è come se fosse il caso di tagliare la testa a quello che non serve più. Qui abbiamo un 6 di spade, che fa riferimento ai problemi del passato, alle credenze limitanti, anche proprio al modo di pensare. Qui potrebbero esserci delle credenze inerenti ai soldi, inerenti alla partita IVA, inerenti al come ci si deve rapportare agli altri. C'è con 2 di pentacoli. Credo che qui, perché effettivamente questo 10 di spade, come vi ho detto, finisce con tutto quello che è il brutto, se vogliamo, modo di pensare. E questo 2 di pentacoli qua mi suggerisce il fatto che abbiate bisogno di prendere le cose un pochettino più alla leggera, un po' più così, giocando, prenderle con filosofia. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Asso di spade e cavaliere di pentacoli. Sì, di nuovo ritorno un po' a questo asso di denari, perché qui è come se ci fosse un sogno che voi avete, con questo asso di denari, scusate, con questo asso di spade potreste anche parlarne, potreste cercare come di capire se è effettivamente la strada giusta. Però questi due cavalieri sono al contrario, cioè la sensazione che ho è che essendo come in una fase un po' così, sì, avete in testa, se vogliamo, quello che potrebbe essere un nuovo inizio, un nuovo progetto, però avendo il cavaliere di pentacoli al contrario, l'azione non arriva ed è per quello che avete l'asso di denari qui all'inizio, è come se doveste imparare come vi posso dire, a iniziare un nuovo percorso, a creare una nuova strada, che sia un qualche cosa da vivere nel quotidiano. Abbiamo l'8 di pentacoli, può effettivamente essere la carta del lavoro, però il cavaliere di pentacoli al contrario mi dice che non vi muoverete, cioè è come se questo sogno rimanesse quasi un'illusione. Se ne parla, però c'è ancora da chiarirsi un pochettino le idee. Andiamo a vedere questo carro. Re di coppe e fante di bastoni. L'idea c'è. Manca forse un po' di chiarezza mentale che con questo asso di spade potrebbe arrivare, però sento che le carte vi dicono non scappate da dove siete se per caso siete in un punto cieco dove non sapete qual è la prima cosa da fare per iniziare per aprirvi questa nuova strada.
Potete parlarne con le persone, però non vi aspettate che vi facciano un'offerta, che vi facciano una proposta, che siano lì, insomma, per fare il lavoro al posto vostro. E con questo carro vi dicono, allora, a parte che potrebbe esserci una scelta che andrete a rimandare, però è come se l'invito fosse a non muovervi di lì. Cioè, nonostante la cosa potrebbe essere un po' confusa, nonostante magari siete ancora in una fase dove state progettando a livello mentale questo sogno e state cercando come collaboratori o consulenti, magari persone con le quali confrontarvi per capire se siete sulla strada giusta o no, nonostante non siate completamente convinti o non vediate ancora qual è la strada giusta, non vi muovete da lì. Cioè è come se doveste rimanere lì a vivere anche questa sensazione di disagio che avete nei confronti di questa situazione, proprio perché così facendo, sapete, no? Quando uno si trova all'interno del problema, più sta lì, prima o poi diciamo che la soluzione arriva. Cioè è come un cercate di vedere le cose da diversi punti di vista. Credo che qualcuno qui abbia paura di fare la scelta sbagliata. Fatevi effettivamente, cercate qualche consulente, perché qui abbiamo comunque un re di coppe, però non vi aspettate che questo consulente vi dica qual è la cosa giusta per voi. Cioè il consulente vi può far vedere le cose da più punti di vista, vi può dare come delle dritte su quello che non sapete per consigliarvi sugli stratagemmi che ci sono, magari per iniziare. Però non vi aspettate che sia questa persona a darvi come la chiave certa per iniziare questo nuovo percorso, perché è il vostro percorso, siete voi che dovete capire qual è la via giusta. Andiamo a vedere la forza. 3 di bastoni. E 3 di pentacoli. La forza è una carta che parla di forza di volontà, ma anche di forza morale. Siccome con questo 3 di pentacoli sento che molte persone pensano di non essere all'altezza di questo progetto, di questa idea, di questo nuovo percorso, pensano di non essere abbastanza preparati, pensano di non riuscire a gestire tutto. Il 3 di bastoni vi consiglia di guardare semplicemente l'obiettivo. Puntate l'obiettivo, scansate coi gomiti tutto quello che arriva in mezzo e andate. La carta della forza rappresenta proprio la forza di volontà e qui all'inizio avete comunque un 8 di pentacoli che è una carta che mi parla di regole, di metodologia, di qualche cosa che deve essere fatto poco per volta, con costanza, con dedizione. Anche perché è così che si raggiungono gli obiettivi. Voi pensate a una ballerina, si esercita nelle pirouette e va avanti e la prima volta casca e la seconda non fa neanche mezzo giro, alla 10ª, 15ª volta fa la pirouette. Si tratta di allenamento. Andiamo a vedere 10 di spade. Carro, nuovamente. Allora, qui la sensazione è di aspettare a prendere determinate decisioni o eventuali decisioni fino a quando non avrete bene chiaro che effettivamente il vecchio periodo di sofferenza è finito. Abbiamo anche un 10 di bastoni. Il 10 di bastoni vi dice che vi state ancora caricando di pesi che non sono i vostri e probabilmente questa decisione secondo me è un po' sul mollo il vecchio e vado con il nuovo, mi fido di questa nuova strada che sto creando, però non lo so perché non sono abbastanza pronto o pronta, non sono abbastanza preparato, non sono all'altezza, c'è gente più brava di me, però ognuno ha la sua impronta. C'è qualcuno con cui vibrerete e qualcun altro con cui no, e va bene così. Secondo me è un periodo di guarigione a livello interno, cioè avete come bisogno di mettere in equilibrio quelli che sono i vostri passi in avanti in questa situazione, in questo semestre,
verso quello che voi volete. Non affrettate le decisioni perché prima dovete come impostare questo progetto, questa idea di indipendenza. Tanto ragazzi, a meno che la cosa non cambi in modo drastico la vostra routine, questa decisione secondo me la potete anche posticipare, ok? Non è necessario prenderla in un momento in cui non siete sicuri. Ricordatevi sempre che nei momenti di grande felicità o di grande tristezza è meglio non prendere decisioni, perché siamo in un momento dove siamo tutta empatia, tutto sentimenti, tutto emozioni e di conseguenza si potrebbero prendere decisioni non ponderate a livello mentale. Voi eventualmente potete prendere la decisione, parcheggiarla e poi aspettare che il momento triste o euforico passi e ritornare su questa decisione, magari dopo una settimana, 15 giorni, e vedere se effettivamente rifareste la stessa scelta. Va bene, andiamo a vedere mese per mese, cerco di dirvi quando succede che cosa. 4 di bastoni, asso di coppe, 5 di bastoni, morte, 7 di bastoni e 5 di spade. Allora, come vi dicevo, si parte da una situazione direi stabile a gennaio. Qui sono molto facile, ragazzi, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Una carta a mese, così sì, le vedete lo stesso, ok. Quindi si parte da una situazione, secondo me, di comfort, stabile, tranquilla. C'è, secondo me, a febbraio la possibilità di iniziare questo nuovo progetto, ma non vi sento tanto aperti, perché tutto a livello mentale avete anche un 5 di bastoni, potrebbero esserci dei conflitti, delle lotte interne che non vi permettono di vedere chiaro. Vediamo, qui abbiamo un 2 di pentacoli, ci sono come degli alti e bassi, sono lotte interne dovute a quello che credete. Vi faccio un esempio: se voi credete che le credenze limitanti non sono quello che pensiamo a livello cosciente o quello che vogliamo, le credenze limitanti sono incriptate nel subconscio e le abbiamo assorbite durante l'infanzia, e fino a quando non si va a fare proprio un lavoro apposito sulle credenze non si sa di averle. E questo non vuol dire che loro non lavorino, anzi. Vi faccio un esempio: se voi pensate che non lo so, l'uomo che deve provvedere alla donna, ipotesi, o che comunque deve guadagnare di più per sopperire, come se fosse uno strascico del vecchio pensiero dei nostri nonni o bisnonni, è come se faceste fatica. Per qualcuno potrebbe essere reale il fatto di far fatica a creare denaro, soprattutto quando magari siete già in coppia e la vostra partner, in questo caso l'uomo, il vostro partner prende, ipotesi, 1000 euro, per voi è difficile generare più di 1000 euro, perché avete come messo un tetto con questa credenza. Questo è giusto per farvi capire come lavorano le credenze. Quindi si parte da una situazione, insomma, direi abbastanza stabile. Febbraio e marzo sento un po' come di sfiducia nel buttarvi, nel capire se effettivamente siete tagliati o no per questa nuova avventura, per questo nuovo percorso, se potreste avere effettivamente successo. Aprile. Aprile abbiamo la morte, qui abbiamo 2 volte 10 di spade e la fine della sofferenza. Io ho come la sensazione che ad aprile potrebbe cambiare qualche cosa. Facciamo così, guardate, datemi una carta per la morte. Eremita, che è un'altra carta che mi parla di lavoratore autonomo. Andiamo a vedere 7 di bastoni. Mago, c'è come ancora questo conflitto per iniziare qualche cosa, e fante di bastoni. Io credo che vogliate iniziare qualcosa, ma che non sappiate quale sia la strada migliore per evitare di prendervi fregature.
E quindi con questi due carri al contrario e questo 5 di spade alla fine che è giugno, credo che posticiperete una decisione perché ancora non l'avrete chiaro. Cavaliere di bastoni, anche se vi devo dire la verità, è 8 di pentacoli. È come se questo semestre fosse fosse il semestre indicato, il periodo indicato per creare un nuovo progetto di vita. Ora, se vi manca qualche attestato, se non vi sentite sicuri, avete 6 mesi di tempo per pianificare, perché si aprono delle nuove strade. Tenete presente che l'asso di denari sono opportunità che arrivano. Vi dico che secondo me qualcuno potrebbe lasciare da parte il lavoro dipendente o perlomeno implementare o comunque c'è come un qualche tipo di energia che vi porta verso il lavorare da soli, il diventare più indipendenti e non importa se non lo avete mai fatto, potrete fare appello a un consulente che vi darà come delle dritte. Non sento effettivamente che inizierete qualche cosa di concreto nel prossimo semestre, sarà più un progetto pensato, cioè come se lo metteste giù su carta per, non lo so, lavorare in quello in cui voglio lavorare, ho bisogno di X attrezzature e inizierete a fare come un elenco delle attrezzature a vedere di che investimento si tratta. Ho bisogno di X documenti fiscali e inizierete a vedere come muovervi, cosa fare, qual è il metodo migliore per voi, che tipo di magari partita IVA o società aprire. È come se fosse fatto tutto su carta, perché vedo molta insicurezza. Cercate come un appiglio fuori, però siete voi che dovete mettere in equilibrio la mente e il cuore, perché il cuore vuole una cosa, mentre la mente non dico che ne voglia un'altra, però di solito la mente ha bisogno di sicurezza, mentre il cuore, che è il posto dove risiede la nostra anima, ha bisogno di sperimentare. Quindi qui c'è come una lotta tra lo sperimentare e l'essere sicuri, il rimanere in qualche cosa di sicuro o tentare il colpo e provare. Non sento che prenderete questa decisione, però sì sarà un buon periodo per fare una serie di considerazioni e anche per prendere contatto con la vostra coscienza, con la vostra anima, al fine di iniziare, secondo me, nella seconda parte dell'anno. Però fatemelo sapere nei commenti. Bene, andiamo a vedere quale potrebbe essere una difficoltà del periodo. Perché mi è difficile disimpegnarmi? Ecco, può essere che qualcuno faccia fatica a buttarsi in questa cosa, a iniziare questo nuovo progetto, proprio perché poi ci sia come questa fatica o difficoltà a disimpegnarsi. Questo succede quando qualcuno resta attaccato all'ego, attaccato al risultato e quindi nel momento in cui in qualche cosa non funziona e si deve lasciare andare, si pensa al fallimento. Però ricordatevi sempre, lo dico spesso, che noi non siamo il risultato, è il nostro ego che si lega al risultato. Noi siamo tanto altro dietro al risultato. Ok, andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché ho un ideale non realistico? Quindi potrebbero esserci come delle proiezioni qui, l'asticella troppo alta potrebbe semplicemente essere, per voi stessi. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Verifico se il mio desiderio è motivato da una paura, wow, o da una necessità. Cos'è che vi spinge ad avere questa sicurezza o a fare questo cambio? Bene, un messaggio dell'universo. Ok, attacchi, dolore, paura e giudizio e qualsiasi forma di separazione sono solo chiamate di aiuto. Qui parla di paura, eh? Wow, che tenerezza! È come se la vostra mente cercasse qualche appiglio, mentre invece la vostra anima ha bisogno di sperimentare.
La temperanza è la guarigione psicoemotiva, quindi si tratta proprio di rimettere in equilibrio cuore e mente. Carta numero 26. Oh, che interessante, parla del 3 di coppe. Secondo me sono le associazioni quelle che dovete considerare. Parla di una preghiera suprema. Mi viene da dire come se dovesse cercare di puntare un obiettivo per il più alto bene comune. E parla anche di potere collettivo. Potrebbe anche essere, ragazzi, che diciamo per spiccare il volo, questo re di coppe non sia in realtà un consulente, ma una persona alla quale vi appoggerete o con la quale potreste iniziare una collaborazione effettivamente. Qui abbiamo un 3 di pentacoli, che non è il 3 di coppe, però parla sempre di persone vicino a voi. Amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Ma lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro abbonandovi semplicemente al canale. Lì tratto temi di metafisica, temi di metamedicina, le credenze limitanti divise per settore, i traumi, ci sono delle meditazioni per pulire il campo energetico, per aprire il terzo occhio, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono nelle playlist con le copertine lilla, almeno vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Detto questo, ragazzi, non mi resta che augurarvi un 2026 super splendido, ricco di insegnamenti e di evoluzione. Vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!